Benvenuti al secondo episodio di Pike Fishing Story. Oggi parleremo di... Il primo passo sarà quello di associare l'esca allo spot. Gli spot possono essere divisi in acque profonde o acque basse, acque chiare o acque scure, acque calde o acque fredde. Le esche che andremo a selezionare, che siano grandi o piccole o di reazione di ricerca, avranno sempre un collegamento tra i sensi del predatore e lo spot in cui vive. I sensi che andremo a prendere in considerazione per quanto riguarda il nostro predatore sono tre: la vista, l'olfatto e la linea laterale. I tre sensi si sono sviluppati alla pari, utilizzati poi in circostanze diverse. In condizioni di buona visibilità, come esempio le acque chiare, la vista è il senso maggiormente utilizzato dal luccio. L'olfatto è il senso che si è più sviluppato per le grandi distanze, dove vista e linea laterale non arrivano. La linea laterale è un organo incredibile, è un organo che permette al luccio, tramite vibrazione e pressione, di recepire una preda o un predatore. In questa grande famiglia del pike fishing ci sono due grandi fazioni di esche: le esche di reazione e le esche di ricerca. Ma quando scegliamo un'esca di reazione, quando scegliamo un'esca di ricerca? È preferibilmente meglio usare un'esca di reazione o un'esca di ricerca? In verità non c'è una cosa che è meglio o peggio, ci sono di sicuro dei gusti personali che spingono un pescatore a scegliere un tipo di approccio anziché un altro, ma la verità è che ci sono momenti per la reazione e momenti per la ricerca. Le esche di reazione di sicuro sono quelle più divertenti da usare, sono quelle molto più nervose, quelle recuperate in superficie o comunque in bassa profondità, con dei recuperi nervosi per scaturire l'aggressività del pesce. La reazione però ha delle controindicazioni, perché è un'esca che ha una buona attrattiva, una buona funzionalità quando l'attività del pesce è all'apice, cioè quando il pesce è in caccia. Quindi dovremmo andare a utilizzarla quando siamo sicuri che la fascia oraria in cui stiamo pescando è quella di massima attività. Questo perché accelera i tempi, essendo esche che recuperiamo molto velocemente, andiamo a battere molto più acqua, molti più spot, perché appunto le recuperiamo molto più velocemente. Però d'altro canto, se il pesce non è attivo, magari infilato nella sua tana o magari nelle profondità, sul fondale, è difficile sperare che questa venga aggredita in questo tipo di attività. Le esche di reazione sono tutte quelle esche che emettono tantissime vibrazioni, che hanno dei recuperi veloci, appunto, come possono essere dei jerk lipless, dei crank che fanno tante vibrazioni, uno spinnerbait che fa tante vibrazioni, comunque quelle esche che magari sono fornite di rattling interno, le palline che fanno tante vibrazioni, che vanno a innervosire il pesce, che vanno appunto a creare tanto movimento nell'acqua. Le esche di reazione possono essere anche molto utili quando noi siamo in uno spot che non conosciamo, dove vogliamo accelerare i tempi di ricerca, quindi non sappiamo neanche se il pesce in realtà c'è lì, e utilizzare un'esca di ricerca porterebbe a sprecare magari tantissimo tempo, perché magari appunto in quello spot il pesce non c'è. Allora, utilizzando delle esche di reazione recuperate molto nervose, batteremo molta più acqua, copriremo molta più superficie e andremo a scoprire in tempi molto più rapidi se c'è la presenza di predatori, che siano lucci o siano bassi. Questo è l'utilizzo anche molto versatile delle esche di reazione, oltre al fattore appunto del divertimento. Un altro punto importante, che è una controversia un po' di tanti pescatori, sono le dimensioni delle esche da utilizzare: esche piccole o esche grandi, no quelle troppo grandi, no quelle troppo piccole. Esca piccola o esca grande? Esca grande o esca piccola? L'esca grande di sicuro è qualcosa che ci dà un vantaggio in più. Un vantaggio in più perché? Perché noi dobbiamo ragionare da predatore. Il predatore dice: io sono qua e a 50 metri ho una piccola patatina. Io faccio l'esempio della patatina perché potrebbe essere plausibile, nel senso che il predatore ragiona dal punto di vista consumo
ricavo, consumo, ricavo. Se un predatore deve farsi 50 metri per andare a raccogliere un pesciolino, avrà speso molte più energie che quelle che ne ha assimilate. Il vantaggio che ci dà appunto l'esca grande è che un'esca grande va a coprire molto più spazio d'acqua. Non pensiamo che questa, in questo caso, un'esca da 200 grammi sia un'esca così gigantesca. Dobbiamo ricordarci che un luccio magari da 1 metro può tranquillamente mangiarsi un altro luccio da 60 cm, 70 cm. Stiamo parlando di volumi giganteschi, per cui questa che noi possiamo reputare un'esca gigantesca in realtà non lo è. Cioè, questa è una scardola, ha la grandezza di una scardola. Certo che per tanti pescatori nella loro vita hanno preso pesci più piccoli di quanta sia questa esca da luccio, questo nessuno lo mette in dubbio e ci dispiace per loro, ma in realtà non è veramente così grande. Quello che potrebbe fare la differenza è che se noi andiamo in uno spazio piccolo, in uno stagno, in una morta dove ci sono 1,5 metri d'acqua e del largo 5 metri per 5, di sicuro andare a lanciare nell'acqua una ciabatta del genere che sarebbe uno tsunami di proporzioni bibliche, magari non sarebbe proprio il caso. Ma se siamo in posti comunque grandi, in grandi spazi, per esempio dalla barca che peschiamo su 15, 20, 30 metri, dove abbiamo davanti a noi tantissima acqua, di sicuro andare a infilare la nostra eschina in mezzo al nulla diciamo che è poco funzionale. Poi su questo ci si può tranquillamente discutere per delle ore. Io da quando sono qua in Spagna mi sono scontrato più volte sugli approcci che hanno gli spagnoli o anche i francesi che vivono qua e pescano qua, perché si presentano magari con una testina e uno sciaddino in mezzo a 40 metri d'acqua sperando di toccare un pesce, il che a volte può anche funzionare, ma può funzionare per il semplice fatto che è stato, tra virgolette, un caso. Il caso vuol dire che un pesce di quella taglia, per attaccare una roba piccolina, deve averla a portata di mano. Vuol dire che noi dobbiamo avere la fortuna di mettergliela davanti al muso, ma se già questo pesce è a 30-40 metri da noi, di sicuro non verrà a farsi tutta questa passeggiata per andare a aggredire una cosa così piccola, perché sa benissimo che sarebbero più le energie che ha consumato che quelle che ha ricavato mangiandola. Questo è il principio base. Le soft bait sono esche che negli ultimi anni si sono evolute tantissimo, sono esche che si usano prevalentemente nella fase di ricerca, perché simulano il più possibile una preda vera, hanno dei movimenti tendenzialmente molto più lenti ma anche molto più naturali. Ecco il motivo per cui le soft bait, poi le taglie andiamo a vederle in base allo spot, alla profondità, e idem vale per i colori, però identificherei le soft bait come un'esca utilizzata come approccio di ricerca. Le hardbait invece, per definizione, comunque esche in plastica o in balsa o in legno, comunque in materiale rigido, sono le esche che secondo me si utilizzano molto più in fase di reazione. In tutte quelle pesche dove noi andremo a scaturire l'aggressività del pesce, quindi recuperi più veloci, movimenti molto più nervosi e non necessariamente devono essere i più credibili possibili. Molto spesso le esche di reazione vanno appunto ad agire su un istinto, come può essere qualcosa che occupa lo spazio di caccia di un predatore o che invade la zona dove si va a nascondere. Le esche di reazione vanno a suscitare quell'interesse che scatena un predatore quando qualcosa di veloce, di aggressivo invade i suoi spazi. Queste sono le esche di reazione, che poi si possono dividere in vari tipi, dai jerk alle swim, anche gli spinnerbait, i grossi crank, dei jerk lipless, tutte esche che fondamentalmente si chiamano esche di reazione. Le esche ibrido sono un connubio fra le soft bait e le hard bait. Queste possono essere esche appunto che per metà corpo sono rigide e per il resto del corpo sono morbide, in questo esempio di questo tail, di questo jerk tail, o rientrano anche in questa schiera di esche che non necessariamente assomigliano a dei pesci veri e propri, ma fanno del volume, muovono dell'acqua, come questi airbug che sono già dagli anni 70, che sono prodotti artigianalmente, dove abbiamo una testa piombata con
del pelo di cervo è un tail, questo è un grub montato sull'amo. Questa è un'eschia che muove tantissimi lucci, un'eschia molto interessante, che è facile anche da costruire, che si trova anche in commercio da vari artigiani e che ha fatto tantissima differenza nell'arco della crescita del pike fishing, che poi col tempo andremo anche a conoscere meglio.